Os, ben arrivati o bentornati sul canale di Spirito Combattivo. Io sono Matteo e nella lezione di oggi andremo a vedere la tecnica dell'Hagyoke e andremo ad analizzare i 5 errori che spesso vengono fatti nell'esecuzione di questa tecnica, e per ogni errore vedremo come correggerlo in modo tale da effettuare la parata dell'Hagyoke migliore possibile. Ci vediamo dopo la sigla. Oggi vediamo la tecnica dell'Hagyoke, che è una tecnica di difesa di parata che permette di bloccare l'attacco di un avversario che mira il busto, la parte alta del busto, il collo o la testa. E l'esecuzione della tecnica è importante che sia perfetta per bloccare o cercare di bloccare l'attacco dell'avversario, dell'altra persona, altrimenti se vengono commessi alcuni degli errori che vedremo probabilmente non riusciremo a bloccare l'attacco. L'esecuzione della tecnica corretta è questa. Il primo errore che tipicamente viene fatto è quello di non alzare il braccio fino al punto giusto. Come ho detto, l'Hagyoke è una tecnica che permette di bloccare l'attacco di un avversario che tipicamente mira il busto o la testa, quindi comunque la parte alta del corpo. E per bloccare un attacco, quindi un pugno, il braccio deve oltrepassare completamente le spalle nostre, quindi le spalle del difensore, quindi in questo modo. Una Hagyoke non efficace, quindi un errore che spesso viene commesso, è quello di parare lasciando il braccio troppo basso in questo modo. In questo modo io permetterò all'attaccante di arrivare a bersaglio, quindi con il suo pugno, il suo braccio mi raggiungerà sicuramente. Quindi questa è la parata sbagliata. Corretta è questa: andare a alzare il più possibile il braccio in modo tale da deviare il colpo dell'avversario. Un altro errore che spesso viene fatto è quello di effettuare la parata, la tecnica, con la mano aperta o semiaperta. Un altro errore che non deve essere fatto. Quindi la parata non è questa, ma è questa, con il pugno completamente chiuso, quindi mano completamente chiusa. Un altro errore che spesso viene fatto è quello di mettere in posizione errata la mano nel braccio di difesa. Quindi abbiamo visto che il braccio deve essere chiuso e in più deve essere leggermente inclinato verso l'avversario. Quindi una parata errata è questa, in cui giro il pugno verso di me e invece il pugno deve essere girato verso l'avversario. Quindi se questa è la parata, la mia tecnica, devo andare a girare il pugno verso l'avversario. Perché questa cosa serve? Serve per bloccare eventualmente l'attacco, quindi andare a fermare l'avanzamento del pugno e quindi del braccio dell'avversario. In questo modo la tecnica scivolerà, quindi potrà l'avversario andare a effettuare altre tecniche o successive all'attacco. In questo modo avrò la possibilità, o cercherò quantomeno, di bloccare il pugno dell'avversario. Quindi ricordiamoci il pugno in questo modo. Un quarto errore che spesso viene fatto è quello di non ruotare il busto nel modo corretto. Quindi la parata che dobbiamo fare deve essere questa, e quindi come praticamente tutte le parate non dobbiamo dare il bersaglio all'avversario, perché se noi ci mettiamo in questo modo diciamo al bersaglio: ehi, puoi colpire in ogni punto che vuoi, puoi colpire qui, qui o qui,
mentre se ci mettiamo in obliquo, in questo modo, diamo una minor superficie d'attacco. Quindi questo è il primo motivo. Dopodiché il movimento dell'attacco e quindi la rotazione del bacino ci permette di imprimere una maggior potenza alla gyoke, quindi alla tecnica di difesa. Quindi rotiamo in modo tale da dare maggior forza alla parata e minor bersaglio all'avversario. Il quinto errore che spesso viene fatto è quello di retrocedere o di rimanere in posizione ferma durante l'esecuzione della tecnica. Questo non deve essere fatto, perché se io retrocedo comunque resto fermo durante l'esecuzione della tecnica, e quindi mentre l'avversario avanza e mi attacca, io probabilmente assorbirò tutta la sua forza, o ancora di più se io retrocedo mentre l'attaccante avanza verso di me, io gli darò modo di scaricare completamente tutta la sua potenza, e se è un avversario che è più pesante di me, per me sarà ancora più difficile eseguire la tecnica. Quindi qual è la correzione e l'esecuzione corretta? È quella di avanzare leggermente durante l'esecuzione della gyoke. Quindi se ho un attaccante che arriva verso di me o comunque effettua un attacco che può essere parato con la gyoke, l'esecuzione corretta non è questa, quindi di andare indietro o di rimanere in posizione ferma, ma la situazione migliore è quella di bloccare l'avversario in modo tale da non permettergli di completare l'attacco e la tecnica. Quindi in questo modo, e non questo qui. Iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati su karate e zen, e soprattutto per tutto quello che riguarda non solo la parte fisica e marziale del karate, ma anche e soprattutto per utilizzare questa importante disciplina marziale nella vita di tutti i giorni, e per utilizzare le pratiche del karate come strumento per la crescita personale. Ciao, alla prossima!